Lezione 1. Orari della colazione. La colazione viene servita dalle 7 alle 10:30 nella nostra sala da pranzo. È un buon lasso di tempo. Dà a tutti la possibilità di mangiare. Assolutamente sì. Adoro fare colazione con calma quando viaggio. Anch'io. Dà un tono positivo alla giornata che ci aspetta. Preferisci una colazione sostanziosa o qualcosa di più leggero? Di solito scelgo un mix di entrambi, un po' di proteine e un po' di frutta. Ottima scelta. Ti dà la carica per le attività mattutine. Esatto. Inoltre, quando viaggio mi piace provare i piatti locali per colazione. Questa è la parte migliore. Ogni regione ha le sue specialità. Lezione 2. Arti e mestieri. Ehi, hai mai provato a fare dei lavoretti artigianali a casa? Sì, mi piace tantissimo. È un modo davvero divertente per esprimere la creatività. Fantastico! Che tipo di progetti ti piacciono? Mi piace dipingere e realizzare biglietti fatti a mano per gli amici. I biglietti fatti a mano aggiungono un tocco davvero personale. Utilizzate materiali speciali? Sì, mi piace usare diversi tipi di carta e abbellimenti. Sembra davvero creativo. Hai un progetto preferito tra quelli realizzati? Una volta ho realizzato un album dei miei viaggi ed è venuto benissimo. Sembra fantastico. È un modo meraviglioso per conservare i ricordi. Lezione 3. Visibilità del marchio. È un'idea fantastica per la visibilità del marchio. Grazie. Qual è il budget per questa campagna? Dovremmo stanziare risorse sufficienti per raggiungere efficacemente il nostro pubblico target. Assolutamente sì. È importante investire saggiamente nel marketing. Pensi che dovremmo concentrarci sulla pubblicità sui social media? Sì, i social media sono perfetti per interagire con il nostro pubblico. Sono d'accordo. Permette un'interazione diretta, il che è prezioso. Inoltre, possiamo monitorare facilmente il successo delle nostre campagne. Esatto. L'analisi dei dati può guidarci nell'adattamento delle nostre strategie. Lezione 4. Esperienze di viaggio. Fantastico! Quali zone hai visitato? Ho visitato i monumenti simbolo come il Big Ben e la Torre di Londra. Sono posti imperdibili. Ti è piaciuta la storia che li circonda? Assolutamente. È stato affascinante conoscere le loro storie. La storia dà davvero vita ai luoghi, non è vero? Sì, passeggiare in quei luoghi è stato come fare un salto indietro nel tempo. Ci sono stati altri momenti salienti del tuo viaggio? Mi è piaciuto tantissimo esplorare i mercati locali. Erano così vivaci. I mercati sono un modo meraviglioso per scoprire la cultura locale. Lezione 5. Efficienza dei costi. Per persona. Il costo era di gran lunga inferiore a quello necessario per equipaggiare 12,5 milioni di veicoli. È impressionante. Dimostra quanto possa essere efficace la gestione del budget. Assolutamente sì.
Trovare soluzioni economicamente vantaggiose è fondamentale per i progetti di grandi dimensioni. Sì, ogni dollaro risparmiato può essere reinvestito in altre aree importanti. Hai preso in considerazione strategie specifiche per ridurre i costi? Sì, penso che gli acquisti all'ingrosso e le trattative possano essere davvero utili. Questi sono approcci intelligenti. Si tratta di massimizzare le risorse. Esatto. Inoltre, collaborare con i fornitori può portare a migliori accordi. È vero. Costruire relazioni solide può essere vantaggioso a lungo termine. Lezione 6. Avventure con il gelato. Il tragitto fino alla gelateria dura circa 2 ore, più il tempo che trascorriamo lì. Sembra un viaggio divertente. Hai un gusto di gelato preferito? Adoro l'impasto dei biscotti con gocce di cioccolato, è un classico. Ottima scelta. Di solito scelgo quello alla menta e cioccolato. Le gocce di cioccolato alla menta sono rinfrescanti, soprattutto nelle giornate calde. Esatto. Pensi che dovremmo andarcene prima per evitare la folla? Sì, è una buona idea. Prima andiamo, più possibilità abbiamo di godercela. Inoltre, possiamo prenderci il nostro tempo e assaporare appieno i sapori. Assolutamente sì. Mi piace provare nuovi sapori ogni volta che ci vado. Lezione 7. Installazione degli apparecchi. Questo ci ricorda quanto sia stato difficile installare gli apparecchi. Sì, ricordo che quel progetto ha richiesto tanto tempo e impegno. Davvero? Qual è stata la parte più impegnativa per te? Penso che allineare tutto perfettamente sia stata la parte più difficile. Sono d'accordo. Anche un piccolo disallineamento può causare molti problemi. Esatto. Temevo che non saremmo riusciti a farlo in tempo. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, e il risultato finale è stato fantastico. Ne è valsa sicuramente la pena, tutto questo duro lavoro. Lezione 8. Connessioni di rete. Sì, ci siamo scambiati i biglietti da visita e ci siamo conosciuti anche su LinkedIn. Fantastico. Fare networking è così importante al giorno d'oggi. Sono completamente d'accordo. Apre tantissime opportunità. Hai già contattato qualcuno dei tuoi nuovi contatti? Sì. Ho inviato alcuni messaggi per dare seguito. Fantastico. È sempre bello continuare la conversazione. Sì, credo che aiuti a costruire relazioni più forti. Esatto. Inoltre, non si sa mai quando una connessione potrebbe trasformarsi in un'opportunità di lavoro. Giusto. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porteranno queste nuove connessioni. Lezione 9. Geografia del Michigan. Il Michigan si trova interamente negli Stati Uniti e costituisce parte del confine con il Canada. Sì, è interessante come la geografia giochi un ruolo così significativo. Esatto. I Grandi Laghi sono una parte fondamentale della sua identità. Davvero, la bellezza naturale di quei luoghi è sbalorditiva. Hai visitato qualcuno dei laghi?
Sì, sono stato al lago Michigan e sembrava un oceano. È vero. Anche le spiagge sono bellissime. Assolutamente. Adoro i tramonti sull'acqua. È mozzafiato. Il Michigan ha così tanto da offrire in termini di natura. Lezione 10. Nozioni essenziali sulla cura del gatto. Ottima idea. Do anche al mio gatto un sacco di tiragraffi. Sì, ne hanno davvero bisogno per mantenere sani i loro artigli e per rimanere attivi. Sono d'accordo. Aiuta anche a evitare che graffino i mobili. Esatto. In più, è divertente vederli usare i tiragraffi. Si lasciano coinvolgere tantissimo. È come un piccolo allenamento tutto loro. Sì, e li tiene intrattenuti, il che è importante. Hai diversi tipi di tiragraffi per il tuo gatto? Sì, ne ho una alta e una bassa, quindi ha due opzioni. Questa è una cosa intelligente. La varietà può stimolare il loro interesse nell'usarli. Lezione 11. Shopping per affari. Valuterò sicuramente entrambe le opzioni e vedrò dove trovo le offerte migliori. Sembra un piano intelligente. Confrontare i prezzi è sempre una buona idea. Sì, soprattutto quando si tratta di acquisti più consistenti. Esatto. Hai trovato qualche buon sito web per fare delle offerte? Sì. Ce ne sono alcuni che sembrano sempre avere delle offerte vantaggiose. Molto utile. Mi piace usare anche le app che mi avvisano delle vendite. Fantastico! Ti fa risparmiare tempo e ti assicura di non perdere mai un'occasione. Sì, prima di acquistare qualsiasi cosa online, controllo sempre la presenza di coupon. Mossa intelligente! Ogni piccolo risparmio alla fine si somma. Lezione 12. Preparare i bagagli per un viaggio. Spuntini? Sì, portiamo panini e frutta. Ottima idea! Sono facili da mettere in valigia e perfetti per un viaggio in auto. Esatto. E poi ci daranno energia lungo il cammino. E non dimenticare la crema solare. Ne avremo sicuramente bisogno. Giusto. Il sole può essere intenso, soprattutto durante il giorno. Sì, l'ho imparato a mie spese durante un viaggio precedente. Ai. Le scottature possono davvero rovinare un bel momento. Certamente. Voglio che questo viaggio sia piacevole dall'inizio alla fine. Anche qui. Assicuriamoci di essere ben preparati. Lezione 13. Seguire il supporto. Questo spiega perché hanno un seguito e un sostegno così ampi. Sì, coerenza e qualità sono davvero importanti nella costruzione di una community. Esatto. Le persone apprezzano l'autenticità e il coinvolgimento. Sono d'accordo. Tutto sta nel creare un legame con il pubblico. Hai visto la loro ultima campagna? Sì, è impressionante come coinvolgano i loro follower nel processo. Ottima strategia. Favorisce la lealtà e la fiducia. Assolutamente.
Le persone amano sentirsi parte di qualcosa di più grande. Sì, e questo li incoraggia a diffondere la notizia. Lezione 14. Comodità dei trasporti. Sembra perfetto. È facile da raggiungere con i mezzi pubblici. Sì, è molto accessibile. Ci sono diverse linee di autobus che arrivano lì. Fantastico. Rende la pianificazione molto più semplice. Assolutamente sì. Adoro quando i posti sono facili da raggiungere. Anch'io. Fa risparmiare tempo e rende l'esperienza più piacevole. Sì, ed è anche ecologico. Esatto. Hai controllato gli orari degli autobus? Sì, ce l'ho. Passano spesso, il che è un grande vantaggio. È rassicurante. Significa che non dovremo aspettare a lungo. Lezione 15. Conservazione dell'acqua. Tuttavia, nel corso degli anni, la quantità di acqua è notevolmente diminuita. Sì, adoro lavorare a Bowes Falls perché mi piace ammirare la bellezza della natura. È un posto davvero unico. Le cascate sono spettacolari. Assolutamente. Ma è preoccupante vedere il livello dell'acqua scendere. Sì, la conservazione è molto importante per preservare questa bellezza. Sono d'accordo. Ogni piccolo sforzo è prezioso per proteggere le nostre risorse naturali. Certamente. Hai mai preso parte a qualche iniziativa di conservazione? Sì, ho partecipato a eventi di pulizia nella zona. Fantastico. È fantastico dare il proprio contributo alla comunità. Lezione 16. Maggiore successo. Ottima notizia. Cosa pensi abbia contribuito a questo aumento? Credo che una combinazione di fattori abbia giocato un ruolo importante, tra cui il miglioramento delle strategie di marketing. Assolutamente sì. Un marketing efficace può davvero aumentare la visibilità. Sì, e penso che anche il feedback dei clienti sia stato fondamentale per apportare le modifiche necessarie. Ottima osservazione. Ascoltare i clienti può portare a prodotti o servizi migliori. Esatto. Inoltre, interagire con la comunità aiuta a creare fiducia. Certamente. Costruire relazioni con i clienti può portare alla fidelizzazione. E il passaparola può rivelarsi incredibilmente efficace. Certamente. È incredibile come un cliente soddisfatto possa portarne molti altri. Lezione 17. Lezioni di viaggio future. Se potessi cambiare qualcosa dei tuoi viaggi futuri, cosa cambieresti? Penso che mi abbia insegnato l'importanza di pianificare in anticipo. Questa è una lezione preziosa. Cosa intendi per pianificazione? Beh, avere un itinerario approssimativo aiuta a massimizzare l'esperienza. Sono d'accordo. È facile perdersi le attrazioni principali senza un piano. Esatto, ma ho anche imparato a lasciare un po' di tempo alla spontaneità. Questo è un ottimo equilibrio. La flessibilità può portare ad avventure inaspettate. Sì,
Alcune delle mie esperienze migliori sono nate da momenti imprevisti. Sembra che tu abbia fatto un bel po' di viaggi memorabili. Lezione 18. Assistenza e supporto. Piché mi prendevo molta cura di loro, se ne andò e mi disse di continuare così. È meraviglioso sentirlo. Sembra che tu abbia fatto un'impressione positiva. Sì, credo che dimostrare dedizione dia davvero i suoi frutti. Assolutamente. La gente nota quando ti impegni. È gratificante vedere che gli altri riconoscono il tuo duro lavoro. Certo. Hai ricevuto altri complimenti di recente? Sì, sono stato elogiato per la mia attenzione ai dettagli in un progetto. Fantastico. L'attenzione ai dettagli è un'abilità fondamentale. Sono d'accordo. Aiuta davvero a raggiungere risultati di qualità. Lezione 19. Avventure di lettura. È come essere trasportati in paesi diversi semplicemente leggendo. Non è fantastico? I libri possono portarti ovunque senza uscire di casa. Assolutamente sì. Adoro il modo in cui una bella storia riesce a immergerti in un'altra cultura. Sì, amplia la tua prospettiva e la tua comprensione del mondo. Hai un libro preferito che fa questo per te? Sì, di recente ne ho letto uno ambientato in Giappone, scritto in modo meraviglioso. Sembra intrigante. Mi piacerebbe saperne di più. Le descrizioni dei paesaggi e delle tradizioni erano così vivide. Immagino. Un libro ben scritto può sembrare un viaggio. Lezione 20. Budget per le scelte. Tante possibilità di scelta. Qual è il tuo budget per questo viaggio? Posso spendere fino a $150 a notte per l'alloggio. È ragionevole. Hai trovato qualche buona opzione in quella fascia di prezzo? Sì, ho visto alcuni bei posti che rientrano nel mio budget. Fantastico. È sempre bene avere delle scelte. Esatto. Mi piace avere la possibilità di confrontare servizi e prezzi. Hai preso in considerazione alcune caratteristiche specifiche che desideri? Preferisco i posti che offrono colazione e wifi gratuiti. Sono davvero dei bei vantaggi. Possono far risparmiare tempo e denaro. Lezione 21. Considerare le prospettive. È importante considerare tutte le diverse prospettive. Assolutamente. Ci aiuta a comprendere diversi punti di vista. Sì. A volte potremmo rimanere sorpresi da ciò che impariamo. Esatto. Ascoltare gli altri può davvero aprire la mente. Hai mai cambiato opinione dopo aver ascoltato il punto di vista di qualcun altro? Sì, ci sono stati momenti in cui mi sono reso conto di non aver considerato tutti i punti di vista. Questa è la bellezza dell'apertura mentale. Porta alla crescita. Certamente. È essenziale nelle discussioni e nei dibattiti. Penso che aiuti anche nelle relazioni personali. Lezione 22. Opportunità di carriera in medicina. Esistono anche altri lavori nel campo della medicina. Sì,
come ad esempio essere un tecnico di radiologia o un tecnico di laboratorio. Questi ruoli sono essenziali. Svolgono un ruolo fondamentale nell'assistenza ai pazienti. Assolutamente sì. Ogni posizione contribuisce al sistema sanitario nel suo complesso. Hai mai preso in considerazione qualcuno di questi percorsi? Sì, penso che lavorare in un laboratorio sarebbe affascinante. Davvero. La scienza alla base della diagnostica è affascinante. Sì, ed è gratificante sapere che stai aiutando le persone a migliorare. Esatto. Ci sono tantissimi modi per fare la differenza nell'assistenza sanitaria. Lezione 23. Provare nuove attività. Potresti provarci oggi stesso. Dovresti farlo. È un ottimo modo per metterti alla prova. Assolutamente sì. Provare cose nuove può essere davvero gratificante. Sì, ti aiuta a crescere e a scoprire nuovi interessi. Hai pensato a qualcosa di specifico che ti piacerebbe provare? Stavo pensando di fare un corso di cucina. Sembra divertente. Sembra un'idea fantastica. Cucinare è un'abilità davvero preziosa. Lo è. Inoltre, sarebbe divertente incontrare nuove persone. Certamente. Le lezioni possono essere un ottimo modo per entrare in contatto con gli altri. Lezione 24. Budget per gli alloggi. Il prezzo è ragionevole, $300. Ti va bene? Sì, rientra nel mio budget. Cosa include? Sono inclusi la colazione e il Wi-Fi, che sono ottimi vantaggi. Perfetto! Questi comfort possono fare una grande differenza. Esatto. Inoltre, è in un'ottima posizione, vicino alle principali attrazioni. Sembra una situazione vantaggiosa per tutti. Non vedo l'ora di soggiornare lì. Anch'io. Sarà bello avere tutto a portata di mano. Sì, mi piace poter esplorare senza troppi problemi. Prenotiamolo il prima possibile. Lezione 25. Consapevolezza ambientale. Questo è importante perché gli scienziati ritengono che un eccesso di anidride carbonica nell'aria potrebbe essere la causa dei problemi climatici mondiali. Sì, è una preoccupazione urgente che tutti dobbiamo affrontare. Esatto. Ridurre le emissioni è fondamentale per la salute del nostro pianeta. Hai letto studi recenti su questo argomento? Sì. È allarmante la rapidità con cui stanno avvenendo i cambiamenti. Sì, comprendere la scienza può aiutarci a fare scelte consapevoli. Assolutamente sì. Ogni piccolo sforzo può contribuire a un impatto più grande. Sono d'accordo. Dovremmo incoraggiare gli altri a unirsi a noi. Sì. Sensibilizzare è fondamentale per fare la differenza. Lezione 26. Umorismo culturale. Molte persone provenienti da altri paesi vengono qui e non capiscono la nostra comicità. È vero, l'umorismo può essere così culturalmente specifico. Esatto. Ciò che è divertente per una persona potrebbe non piacere a un'altra. Sì,
Ho notato che alcune battute si basano molto su riferimenti culturali. Certo. Può essere difficile per i principianti apprezzare appieno l'umorismo. Penso che sia importante che i comici siano consapevoli del loro pubblico. Assolutamente sì. Possono adattare il loro materiale per renderlo più inclusivo. Ottima osservazione. L'umorismo ha il potere di unire le persone. Esatto. È un linguaggio universale che può abbattere le barriere. Lezione 27. Insegnamento empatico. Le restituì parte della vista e da allora capì cosa significasse essere ciechi. Deve essere stata un'esperienza profonda per lei. Assolutamente. Probabilmente ha cambiato la sua prospettiva sull'insegnamento. Immagino. Averlo vissuto la rende più empatica. Sì. È diventata un'insegnante comprensiva, che capiva le difficoltà dei suoi studenti. È davvero stimolante. Gli insegnanti con esperienze personali possono avere un impatto profondo sugli studenti. Esatto. Li aiuta a creare un ambiente di apprendimento favorevole. Ammiro gli insegnanti che si impegnano al massimo per i loro studenti. Anch'io. Fanno davvero la differenza nel dare forma alle vite. Lezione 28. Shopping nei negozi di articoli per l'outdoor. Di solito vado in un negozio di articoli per l'outdoor qui vicino, hanno una vasta scelta. Fantastico! Che tipo di articoli offrono? Hanno di tutto, dall'attrezzatura da campeggio a quella da escursionismo. Perfetto! Sto cercando degli scarponi da trekking nuovi. Hanno sempre marche affidabili, quindi troverai sicuramente qualcosa di buono. È rassicurante. Voglio qualcosa di resistente per i sentieri accidentati. Certamente. È fondamentale avere un'attrezzatura di qualità quando si è nella natura. Sono d'accordo. Un buon paio di stivali può fare un'enorme differenza. Organizziamo insieme una visita al negozio. Lezione 29. Riflettere sui cambiamenti. Con l'Iran e la fine del mio matrimonio, ho dovuto affrontare il mio dolore più profondo. Sembra davvero difficile. Come stai affrontando la situazione? Non è stato facile, ma sto lentamente trovando il modo di guarire. Immagino. È importante prendersi del tempo per elaborare tutto. Sì. Scrivere mi ha aiutato a riflettere sui miei sentimenti. È un ottimo sfogo. L'hai trovato terapeutico? Assolutamente sì. Mi permette di esprimere emozioni che altrimenti potrei reprimere. Penso che sia un modo sano di affrontare la questione. Hai il sostegno di amici o familiari? Sì, sono grato per il loro supporto in questo periodo difficile. Lezione 30. Definizione degli obiettivi. Mi pongo piccoli obiettivi e mi premio con dolcetti non alimentari quando li raggiungo. È un approccio fantastico. Mantiene alta la motivazione senza compromettere la salute. Esatto. Trovo che celebrare le piccole vittorie faccia una grande differenza. Assolutamente sì. È importante riconoscere i progressi, non importa quanto piccoli. Sì. Che tipo di premi scegli di solito?
Mi piace comprarmi un nuovo libro o godermi una giornata alla spa. Sembrano adorabili. Prendersi cura di sé è essenziale. Certamente. Mi aiuta a rimanere concentrato e motivato per raggiungere il mio prossimo obiettivo. Potrei adottare anch'io questa strategia, sembra efficace. Lezione 31. Energia rinnovabile. È pulito, abbondante e sostenibile. Sono completamente d'accordo. L'energia solare ha tantissimi benefici per l'ambiente. Sì. Riduce la nostra dipendenza dai combustibili fossili, un fattore cruciale per il pianeta. Esatto. In più, può ridurre le bollette elettriche per i proprietari di casa. Che incentivo fantastico! Hai mai pensato di installare pannelli solari in casa? Sì, sto solo valutando i costi e le opzioni di installazione. Ne vale la pena a lungo termine. Molti programmi offrono incentivi per l'installazione. Buono a sapersi. Farò sicuramente altre ricerche. È un investimento sia per l'ambiente che per i tuoi risparmi futuri. Lezione 32. Preferenze musicali. È affascinante come le persone abbiano gusti musicali diversi. Ad alcuni piace il rock, mentre altri preferiscono la musica classica. Assolutamente sì. La musica è una scelta molto personale e può suscitare emozioni diverse in ognuno di noi. Vero? Adoro il modo in cui una singola canzone può avere un significato completamente diverso per ogni persona. Esatto. Qual è il tuo genere preferito? Mi piace molto il jazz, ha un ritmo e un'atmosfera davvero unici. Il jazz è meraviglioso. Adoro il ruolo fondamentale che gioca l'improvvisazione. Sì. È come se ogni musicista aggiungesse il proprio tocco personale all'esibizione. Suoni qualche strumento? Io suono un po' la chitarra. E tu? Lezione 33. Spirito competitivo. Giocare a tennis a livello agonistico era intenso. 5 anni dopo il suo ritiro, un intervento chirurgico d'urgenza gli ha salvato la vita. Sembra una cosa seria. Cos'è successo esattamente? Durante una partita è crollato e si è scoperto che aveva gravi problemi di salute. Wow, deve essere stata un'esperienza scioccante per tutti i soggetti coinvolti. Lo era davvero. Dopo la guarigione, gli ha fatto riconsiderare le sue priorità. Immagino. La salute è importantissima, soprattutto per gli atleti. Esatto. Si rese conto che non sempre vale la pena spingersi oltre i propri limiti. È una lezione preziosa. Dopo è tornato a giocare a tennis. Lo fece, ma con una nuova prospettiva sull'equilibrio tra competizione e salute. Lezione 34. Percezione pubblica. Se fosse stato reso pubblico da una donna, sarebbe stata etichettata come Navratilova. Interessante. Mette in luce i doppi standard nello sport e nella società. Assolutamente. È frustrante vedere come le donne vengano spesso giudicate più duramente. Sì, è fondamentale riconoscere i risultati di tutti gli atleti, indipendentemente dal genere. Esatto.
L'attenzione dovrebbe essere rivolta al talento e alla dedizione, non al genere. Sono d'accordo. Questa discussione è nata da un evento specifico? Sì, si trattava di un recente incidente che aveva coinvolto un atleta. Ha senso. È fondamentale affrontare apertamente questi problemi. Certamente. Conversazioni come questa possono innescare un cambiamento nella percezione pubblica. Lezione 35. Nozioni fondamentali sul networking. Consiglio vivamente di fare networking e di rimanere aggiornati sulle tendenze del settore. Ottimo consiglio. Il networking può davvero aprire le porte a nuove opportunità. Esatto. Incontrare nuove persone può portare a collaborazioni e partnership. Sì, ho scoperto che partecipare agli eventi del settore è un ottimo modo per entrare in contatto. Assolutamente sì. Inoltre, impari dalle esperienze degli altri. Giusto. È importante condividere conoscenze e approfondimenti. A quali eventi partecipi di solito? Cerco di partecipare a workshop e conferenze inerenti al mio campo. Molto intelligente. Sto cercando anche io qualche evento a cui partecipare. Teniamo gli occhi aperti insieme. È sempre meglio in compagnia.